Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa fantastica blusa interamente realizzata ad uncinetto. Il punto di lavorazione è davvero particolare, si tratta di un punto a rilievo, ma la lavorazione non vi spaventate che non è assolutamente difficile. Infatti si tratta di una lavorazione a pannelli, partiamo da un anello magico e andiamo a realizzare una piastrella larga quanto la nostra taglia. Per cui, una volta che abbiamo realizzato i nostri pannelli, siamo pronti per cucirla, realizzare le maniche ed indossarla. Ma adesso, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere che cosa ho utilizzato e poi il tutorial. Per questo progetto andrò ad utilizzare del cotone, un uncinetto del 3,5, dei marcapunti, il centimetro da sarta e ovviamente l'ago da lana. Una volta che avrete scelto il vostro filato, va bene qualsiasi filato che più vi piace, potete realizzare questo progetto. Il progetto è molto facile, si parte da una piastrella che man mano durante i giri di lavorazione viene ad ingrandirsi fino ad ottenere la misura della nostra taglia. In totale dobbiamo realizzare un totale di 2 piastrelle, quindi otteniamo 2 pannelli come questo, uno per il davanti e uno per il dietro. Quindi adesso muniamoci di filato, realizziamo un anello magico e partiamo con la realizzazione della prima piastrella. Prendiamo il nostro filato e realizziamo quindi il nostro cerchio magico. Dopodiché al suo interno andremo a lavorare dei gruppi di punti alti. Quindi per prima cosa realizzo 3 catenelle, 1, 2 e 3 che sono il nostro primo punto alto. Dopodiché realizzo altri 2 punti alti, 1 e 2, e questo è il primo gruppo. Dopodiché 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e ripetiamo quindi 3 punti alti all'interno del nostro anello, 1, 2 e 3. Nuovamente 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo sull'uncinetto ed eseguo 3 punti alti all'interno dell'anello, 1, 2 e 3. In questo momento ho 3 gruppi di 3 maglie alte, ne devo fare ancora uno, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Adesso devo chiudere questo giro. Per fare ciò non realizzo le 2 catenelle perché vado a chiudermi con una mezza maglia alta in modo tale da poter portare l'uncinetto nella metà dell'aumento. Quindi vado a tirare il mio anello in modo tale da chiudere completamente il foro centrale, carico il filo sull'uncinetto ed entro nella terza maglia del primo punto che abbiamo realizzato, filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte e 3 le maglie in questo modo. Vedete che mi trovo al centro del mio aumento, del mio punto, e qui realizzo il secondo giro di lavorazione. Per il secondo giro noi ci troviamo direttamente alla metà dello spazio, quindi andiamo a realizzare metà aumento, metà perché poi l'altra metà la eseguiremo a fine giro. Quindi inizio con un punto basso, 2 catenelle per ottenere il primo punto alto, dopodiché vado all'interno del mio spazio e realizzo 2 punti alti, 1 e 2. Vedete che abbiamo le 3 maglie alte del nostro punto granny che poi formerà l'aumento. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, salto le 3 maglie alte, entro all'interno dello spazio e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2,
carico il filo sull'uncinetto, entro nuovamente nello stesso spazio e realizzo le 3 maglie alte del mio aumento. 1, 2 e 3. Vedete che si viene a formare l'angolo. 2 catenelle, 1 e 2, carico il filo sull'uncinetto, entro nell'aumento successivo, quindi dove ho lo spazio libero delle 2 catenelle, e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, nuovamente 3 maglie alte all'interno dello spazio. 1, 2 e 3 e vado a ripetere. 2 catenelle ed eseguo il mio angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, e adesso vado a terminare l'altro lato dove ho il mio aumento, quindi devo realizzare 3 punti alti, 1, 2 e 3. Come ho detto prima, mi chiudo con una mezza maglia alta anziché fare le 2 catenelle, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella, carico il filo e chiudo le 3 maglie insieme. Vedete che abbiamo formato un quadratino. Questi sono i 4 angoli dove andremo ad inserire sempre i nostri aumenti. Per il giro successivo invece andiamo a cambiare la lavorazione, ossia realizziamo sempre il nostro aumento negli angoli, quindi entro all'interno del mio spazio, realizzo un punto basso e 2 catenelle per ottenere il primo punto alto, dopodiché realizzo le 2 maglie alte che avanzano, quindi 1 e 2, e questa è la prima metà del nostro aumento. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, vado a lavorare un punto alto nell'ultimo punto alto lavorato, quindi salto 1 e 2, entro nel terzo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle, entro all'interno del primo punto alto sottostante e vado a lavorare un punto alto. In questo modo si verrà a formare il nostro primo quadratino. Dopodiché 2 catenelle, 1 e 2, e vado a lavorare il mio aumento, quindi 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, nuovamente 3 punti alti all'interno dello spazio, 1, 2 e 3, e abbiamo formato il nostro angolo dell'aumento. Dopodiché dobbiamo eseguire il nostro quadretto, quindi 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia alta e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, salto lo spazio delle 2 catenelle ed entro nel punto alto sottostante e lavoro un punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, e vado a eseguire il mio aumento, quindi 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, nuovamente 3 punti alti, 1,
2 e 3, e devo ripetere questo per gli altri lati. Mi trovo in prossimità della fine del giro, ho eseguito le ultime 2 catenelle e adesso vado a chiudermi, quindi devo terminare il mio aumento realizzando quindi 3 punti alti. 1, 2 e 3. Nuovamente filo sull'uncinetto e vado a chiudermi nella terza catenella con una mezza maglia alta. Abbiamo terminato anche questo giro. Come vedete, questi sono gli angoli dove andremo a fare i nostri aumenti e qua si stanno formando i quadratini. Adesso ci prepariamo per il giro successivo, dove andremo ad inserire il primo gruppo di fiorellini. Quindi realizzo il mio aumento, quindi la metà del mio aumento, realizzando quindi un punto basso, 2 catenelle e 2 punti alti. Il primo fiore andremo a posizionarlo in centro, quindi uno qua e negli altri lati, quindi sempre nel quadratino centrale. Quindi 2 catenelle, punto alto sulla terza maglia alta, in questo modo, 2 catenelle, un punto alto, e adesso mi trovo in prossimità della parte centrale. Per lavorare il fiorellino in questo punto dobbiamo realizzare un punto V, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio, realizzo un punto alto, una catenella e un punto alto. Il nostro fiore praticamente lo andremo a lavorare in questi 2 punti, quindi nelle 2 barrette dei punti alti e nello spazio generato dalla catenella e nella parte sottostante del punto V. Quindi abbiamo 4 lati su cui lavorare, 1, 2, 3 e 4. Per fare ciò volto leggermente la lavorazione in questo modo, cioè la giro, vado all'interno della barretta e mi chiudo con un punto bassissimo in modo da portarmi all'interno del punto V. Dopodiché 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un totale di 3 punti alti all'interno di questo spazio. Quindi prendendo la barretta lavoro i miei punti alti. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a chiudere il primo petalo passando sempre all'interno dello spazio con un punto bassissimo. Vedete che abbiamo realizzato il primo petalo del fiore. Dopodiché ruoto il lavoro in questo modo, lo piego per facilitare la lavorazione e passo nello spazio del punto V in questo modo. Quindi realizzo il mio punto bassissimo e ripeto 2 catenelle, 1 e 2, dopodiché lavoro 3 punti alti all'interno dello spazio, quindi 1, 2 e 3. Chiudo il petalo con le 2 catenelle, 1 e 2, entro nello spazio, punto bassissimo. Adesso dobbiamo lavorare sulla barretta, quindi giriamo il lavoro in questo modo. Questa è la barretta del punto V, realizziamo il nostro punto bassissimo e siamo pronti per realizzare il terzo petalo. Quindi 2 catenelle, 1 e 2 e 3 punti alti. Mi raccomando, prendete tutta la barretta. 1,
2 e 3. Dopodiché chiudiamo il petalo, 1 e 2 catenelle, entriamo nuovamente nello spazio e chiudiamo con il punto bassissimo. E questo è il terzo petalo. Giriamo il nostro lavoro, allarghiamo un po' i nostri petali e andiamo a chiuderci con un punto bassissimo in questo lato, perché dobbiamo realizzare il quarto e ultimo petalo. Questo è lo spazio della catenella che abbiamo fatto facendo i 2 punti V. Nuovamente realizzo il mio petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2 e 3 punti alti. 1, 2 e 3 e vado a chiudere il petalo, 1, 2 catenelle e punto bassissimo, e abbiamo terminato il primo fiorellino. Adesso dobbiamo procedere con la lavorazione seguendo i punti sottostanti fino ad arrivare nel quadretto centrale del lato successivo. Quindi realizzo una catenella, dopodiché lavoro il punto alto. Fate attenzione perché dobbiamo lavorare i punti alti in maniera tale che poi riusciamo a chiuderci nei giri successivi. Questo è il punto alto del nostro fiore e quindi dobbiamo lavorarlo. Se lo girate, infatti, i punti sono questi, 1 e 2. Adesso riprendo la mia lavorazione, quindi 2 catenelle, 1 e 2, punto alto nel punto alto sottostante, 2 catenelle e realizzo il mio aumento, quindi 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle e concludo il mio aumento. 2 e 3 punti alti. Adesso andiamo con la lavorazione normale fino ad arrivare quindi a questo punto. Mi trovo in prossimità del mio quadratino centrale e quindi adesso devo inserire il mio fiorellino. Nuovamente realizzo il mio punto V, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno del quadrato, realizzo un punto alto, una catenella e un altro punto alto. Ruoto un po' la mia lavorazione, entro all'interno dello spazio creato tra il punto V, chiudo con un punto bassissimo e realizzo il primo petalo, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 punti alti all'interno dello spazio, quindi 1, 2 e 3. Chiudiamo il petalo con 2 catenelle, 1 e 2 e il punto bassissimo all'interno dello spazio. Primo petalo terminato, adesso facciamo il secondo. Vado a ruotare nuovamente la mia lavorazione, qui allargo bene lo spazio perché ho il punto V all'interno dello spazio, quindi mi fermo con un punto bassissimo, dopodiché realizzo il secondo petalo, 2 catenelle, 1 e 2 e 3 punti alti all'interno dello spazio, 1, 2 e 3. Nuovamente chiudiamo il petalo, 2 catenelle e punto bassissimo. Ci spostiamo sul lato successivo dove abbiamo la barretta intera del nostro punto, quindi entro dentro, mi chiudo con un punto bassissimo, dopodiché realizzo il terzo petalo, 2 catenelle e 3 punti alti, 1, 2 e 3. Chiudo il petalo con le 2 catenelle, 1 e 2 e il punto bassissimo. Ruoto la mia lavorazione per l'ultima volta, aiutandomi con le dita vado a
a farmi un po' di spazio per eseguire il quarto e ultimo petalo. Quindi entro con un punto bassissimo e mi fermo nell'ultimo lato, dopodiché realizzo il petalo, 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2 e chiudo il lavoro e il secondo fiore è terminato. Adesso nuovamente devo riprendere la lavorazione normale, quindi una catenella e realizzo la barretta, quindi tiro un po' il fiore per liberare il punto alto, entro nel punto alto sottostante e vado a realizzare il punto alto. Dopodiché riprendo la mia lavorazione normale fino ad arrivare nel lato successivo nel centro del quadratino. Sono andata avanti con la mia lavorazione, sono nel lato successivo e quindi adesso devo realizzare il mio terzo fiorellino. Quindi per fare ciò ripeto nuovamente la mia lavorazione, quindi devo realizzare il punto V. Filo sull'uncinetto, entro nel mio quadratino, lavoro un punto alto, una catenella e un punto alto e vado a realizzare il mio fiorellino. Quindi volto un pochino, quindi giro un pochino la lavorazione, entro dentro con l'uncinetto e passo con un punto bassissimo, dopodiché realizzo il petalo, quindi 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3 e chiudo con 2 catenelle e un punto bassissimo. In questo modo abbiamo realizzato il primo petalo. Dopodiché ruoto nuovamente la mia lavorazione piegandola in questo modo, in modo da evidenziare il punto dove devo fare il mio secondo petalo. Questo è lo spazio creato tra i due punti alti, cioè praticamente dovete crearvi lo spazio separando i due punti. Entro dentro, punto bassissimo, 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Mi chiudo con 2 catenelle, 1 e 2 e punto bassissimo. Come vedete abbiamo realizzato il secondo petalo del nostro fiorellino. Qui ho la barretta del primo punto alto che abbiamo realizzato con il punto V, quindi giro un pochino la lavorazione, prendo la mia barretta, entro dentro, realizzo un punto bassissimo in modo da portarmi all'interno della barretta, dopodiché 2 catenelle, 1 e 2, tenete ben saldo con le dita il vostro punto in modo da aprire il vostro forellino, quindi qua avrete il foro dove lavorare le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e terminiamo chiudendoci con il punto bassissimo. Nel mentre volto la mia lavorazione, quindi la giro, vedete che mi trovo nella parte alta, allargo un pochino il mio lavoro, passo dentro, realizzo un punto bassissimo, dopodiché l'ultimo petalo, 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3 e vado a chiudermi quindi con 2 catenelle, 1 e 2 e punto bassissimo. Nuovamente riprendo la mia lavorazione, quindi catenella, mi raccomando lavorate sempre il punto alto sottostante, perché se lo saltate nel giro successivo non avete modo di attaccarvi con i punti alti, quindi stringete un pochino, quindi
accartocciate nel vero senso della parola il fiorellino, entrate nel punto, realizzate il vostro punto alto e poi continuate con la lavorazione, quindi 2 catenelle, punto alto nel punto alto sottostante, catenelle 1 e 2 e lavorate l'aumento, quindi 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle e 3 punti alti. Dopodiché realizzate l'ultimo quadratino che verrà posizionato quindi a metà. Lavorate quindi normalmente, da qui fate 2 catenelle, un punto alto, 2 catenelle e un punto alto, dopodiché il punto V. Io vado avanti e vi faccio vedere come chiudere l'ultimo giro. Mi trovo in prossimità della chiusura, quindi ho realizzato le 2 catenelle, adesso vado a terminare il mio aumento con le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Per chiudermi carico il filo sull'uncinetto, entro nella terza catenella e realizzo un punto mezzo alto. In questo modo mi troverò sempre con la lavorazione ad iniziare nella parte relativa all'aumento, e questo è il giro che abbiamo terminato inserendo i fiorellini. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, però andremo ad aumentare il numero di fiori per ogni riga. Adesso, una volta che abbiamo fatto il nostro fiore, tra un fiore e l'altro andiamo a lavorare 2 giri completi senza inserire i fiori, quindi andremo a lavorare i nostri aumenti, quindi nei 4 angoli, e andremo a lavorare il punto quadrettato nella parte centrale. Quindi mi trovo nel mio angolo e devo realizzare il mio aumento, come sempre metà aumento, quindi punto basso, 2 catenelle e 2 punti alti. In questo modo realizziamo metà aumento, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo nella terza maglia alta e realizziamo un punto alto, 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto, punto alto su punto alto sottostante, 2 catenelle e andiamo a lavorare i punti alti sui punti alti sottostanti, quindi dove abbiamo il fiore andiamo a piegarlo in questo modo, entriamo nella maglia alta e chiudiamo il nostro punto, 2 catenelle, entriamo nel punto alto e realizziamo quindi il punto alto e andiamo avanti in questo modo. Quindi punto alto, poi nel primo punto alto lavorato 2 catenelle e andiamo a lavorare il nostro aumento, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e punto alto, quindi 1, 2 e 3 punti alti, e andiamo avanti così fino a terminare questo giro. Ho terminato anche questo giro, adesso devo ripetere nuovamente lo stesso giro, quindi andrò a lavorare, come ho detto prima, gli aumenti negli aumenti e il punto quadrettato nella parte centrale, quindi senza inserire ancora il giro di fiori. Questi 2 giri servono per assestare la lavorazione, perché quando lavoriamo il nostro fiorellino il punto si allarga, di conseguenza il lavoro tende un pochino a sfarfallare. Invece realizzando i 2 giri senza realizzare quindi il fiorellino, la forma quindi del nostro quadrato viene a stabilizzarsi. Adesso quindi andate a realizzare un ulteriore giro senza inserire i fiori, dopodiché vi faccio vedere il giro successivo. Ho terminato anche questo giro e adesso riprendiamo con il giro inserendo i fiorellini.
siamo partiti inserendone solo uno, adesso dobbiamo aumentare perché di giro in giro i fiori vanno ad aumentare di uno in uno, quindi uno e in questo giro saranno 2. Andiamo a posizionarli nelle parti più esterne, quindi ne inseriamo uno qua e uno qua per tutti e 4 i lati. In questo modo avremo poi sempre i fiori posizionati vicino al nostro punto dell'aumento, quindi ad ogni angolo. Se trovate difficile, andate a inserire i marcapunti in modo tale da ricordarvi che lì è il punto dove dovete fare il vostro fiorellino. Quindi riprendiamo la nostra lavorazione. Nell'angolo andiamo sempre a fare l'angolo, quindi andiamo sempre a realizzare il nostro aumento. Per iniziare sempre eseguendo solo metà aumento. Una volta eseguito metà del primo aumento, perché poi ci chiudiamo sempre nello stesso modo, quindi andremo poi a terminare l'aumento quando chiuderemo il giro. Dopodiché, eseguito l'aumento, 2 catenelle di separazione, vado a lavorare il primo punto alto nella terza maglia alta sottostante. Mi trovo in prossimità quindi del mio marcapunti dove devo inserire il nostro fiorellino, rimuovo il marcapunti ed eseguo il punto V, quindi entro all'interno del quadretto, realizzo un punto alto, catenella e punto alto. Vi faccio vedere ancora una volta come realizzare il fiore, dopodiché andate avanti tranquillamente da soli. Quindi giro un pochino la lavorazione in questo modo, entro all'interno dello spazio e mi fermo con un punto bassissimo, dopodiché realizzo il primo petalo, quindi 2 catenelle, 1 e 2 e 3 punti alti all'interno dello spazio, quindi prendendo tutta la barretta. 1, 2 e 3, 2 catenelle e chiudo il mio petalo, quindi punto bassissimo. Questo è il primo petalo, giro un pochino la lavorazione ed entro nella parte dove ho lo spazio del punto V, allargando ovviamente le barrette. Entro dentro lo spazio, realizzo il mio punto bassissimo, dopodiché il petalo, quindi 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3. Chiudo il petalo, quindi 2 catenelle e punto bassissimo. Secondo petalo terminato. Giro un pochino la lavorazione e adesso devo lavorare il terzo petalo nella barretta del punto V. Quindi entro dentro allo spazio, mi fermo con un punto bassissimo, 2 catenelle, 1 e 2, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e chiudo il petalo. Ruoto la mia lavorazione, allargo un po' la lavorazione e mi porto dove ho il punto, quindi dove ho la catenella in alto. Blocco con un punto bassissimo e realizzo il petalo. 2 catenelle, 3 punti alti, 1, 2 e 3, 2 catenelle e chiudo il petalo. Mi raccomando, una volta che avete terminato il fiore, non dimenticatevi la catenella e il punto alto sottostante è da lavorare. Mi raccomando, eseguite il punto alto su punto alto. Primo fiore terminato. Adesso si va semplicemente avanti fino ad arrivare al quadratino
successivo dove dobbiamo lavorare il secondo fiorellino. Punto alto su punto alto, 2 catenelle, mi raccomando, e punto alto. Quindi andate avanti in modo tale da inserire tutti i fiorellini e ci vediamo dopo per chiudere il nostro giro. Ho lavorato il secondo fiore, mi trovo in prossimità dell'aumento, quindi realizzate sempre la catenella, filo sull'uncinetto e come vedete sotto ho le 3 maglie alte. Mi raccomando, la prima, ossia questa, è sempre da lavorare, altrimenti non avete il modo di attaccarvi nel giro successivo. Quindi punto alto su punto alto sottostante anche quando abbiamo le 3 maglie alte. Dopodiché riprendo la mia lavorazione tranquillamente. Nell'aumento lavoro il mio aumento. Dopo l'aumento sempre le 2 catenelle, 1 e 2, e poi ripeto esattamente quello che ho fatto nel lato precedente. Quindi mi trovo in prossimità del mio marcapunti, ma devo comunque lavorare il punto alto. Dopo il punto alto lavoro il mio fiorellino, quindi punto alto, catenella e punto alto per realizzare il mio punto V. In questo punto lavorerò il mio fiorellino. Praticamente dovete ripetere quello che abbiamo fatto sul primo lato negli altri 3. Dopodiché vi faccio vedere esattamente come chiudere nuovamente il giro e ripetere i giri successivi. Ho terminato il mio giro, quindi inserendo i fiori sulle parti degli angoli dove abbiamo gli aumenti. Quindi una volta che avrete terminato questo giro dovete eseguire 2 giri senza inserire i fiorellini, quindi andiamo a fare 2 giri di assestamento lavorando le maglie come si presentano. Io come vedete ho già iniziato il giro, dovete praticamente lavorare i punti alti sui punti alti, le 2 catenelle di separazione e negli angoli eseguire come sempre gli aumenti. Questo dovete farlo per 2 giri. Dopodiché andremo a realizzare insieme il giro dove andremo ad aggiungere e ad aumentare i nostri fiorellini. Ho terminato i 2 giri di assestamento dove non ho inserito i fiorellini, invece adesso in questo giro dobbiamo inserire i fiorellini aumentando di 1. Come vedete nel giro sottostante abbiamo solo 2 fiorellini, in questo giro ne dobbiamo fare 3. Per fare ciò ricordatevi sempre che 2 fiorellini sono posizionati nelle parti laterali, quindi nel primo quadrato subito dopo il primo aumento e nell'ultimo quadrato prima dell'aumento successivo, quindi prima del secondo aumento. In questo spazio dobbiamo inserire un nostro fiore. Per fare ciò dobbiamo prendere come riferimento il fiore dove c'è più spazio di quadratini, quindi qua e qua non dobbiamo inserire niente, ma dobbiamo prendere come riferimento questo fiorellino. Quindi dal petalo che abbiamo eseguito, quindi questo, andiamo semplicemente a salire e questo è il quadrato giusto dove inserire il fiore. Ed ecco che qua quando andremo a lavorare abbiamo ben 3 fiorellini. Fate questo per tutti i 4 lati della vostra piastrella. Dopodiché tranquillamente potete andare avanti da soli perché come vedete il lavoro è ripetitivo e anche molto semplice e quindi potete proseguire tranquillamente da soli. Fate un giro quindi di fiorellini, dopodiché una volta che avrete finito il giro andate a realizzare 2 giri senza inserire i fiori, quindi 2 giri di assestamento. Di giro in giro andate sempre ad aumentare di un fiore per volta. Vi faccio vedere il risultato nell'altro pannello. Vi faccio vedere come sono posizionati i fiori nel pannello già terminato. Come vedete nelle parti dove abbiamo gli aumenti ci sono sempre 2 fiori, sia
in un lato che in tutti gli altri 3 lati, mentre cambiano nella parte centrale. Qui abbiamo tutto il lato dove abbiamo il punto filet, quindi il punto dei quadretti, e poi abbiamo i nostri vari fiori. Questo è il primo giro dove avevamo un fiore solo, poi abbiamo aumentato, quindi inserendo i 2 fiorellini uno per lato. Questo è il giro dove abbiamo terminato con la registrazione, dove vi ho fatto vedere poco fa. Quindi abbiamo un fiore e un fiore nelle parti laterali e un fiore al centro. Per inserire questi fiori dovete sempre fare riferimento ai fiori dei giri sottostanti, dove c'è più spazio con i quadratini. Dopodiché andate a inserire i vostri marcapunti per delimitare appunto le zone dove inserire il vostro fiore. E questo è il risultato. Andate avanti fino a raggiungere la vostra taglia. Nel mio caso ho realizzato un pannello di 46 centimetri. Una cosa importante, se vedete che comunque tende ad essere un po' morbida la piastrella, non vi preoccupate, è del tutto normale. Quando poi andremo a fare le cuciture dei pezzi, e ovviamente una volta indossato, con le nostre forme non farà alcun difetto. Quindi andate avanti tranquillamente da soli, realizzate 2 pannelli come questi nella misura della vostra taglia. Una volta che avrete terminato il pannello, andate a fare il solito nodino. Dopodiché tagliate il filo, però lasciandone un pochino, perché così avremo modo di utilizzare questo filo per cucire i 2 pannelli tra di loro. Come vedete io ho già eseguito entrambi i pannelli, quindi per il davanti e per il dietro. Adesso vi faccio vedere come unire il punto delle spalle e il punto dei fianchi. Dopodiché procederemo con la realizzazione delle maniche. Prendete quindi i vostri pannelli e posizionate rovescio contro rovescio. Dopodiché prendete i vostri marcapunti e andate a fermare i punti nei punti spalla, sia da un lato che dall'altro. Ho posizionato i marcapunti, come vedete questo è il punto delle spalle, mentre nella parte centrale, quindi questa libera, sarà la parte relativa alla nostra scollatura. Per quanto riguarda le misure, andrò a lasciare un totale di 24 cm liberi per la nostra scollatura, quindi per la mia scollatura. Mentre per la manica, come vedete, ho messo anche i marcapunti nei fianchi. Per la manica lascerò i soliti 19 cm, 18-19 cm liberi per avviare la manica, quindi per lo scalfo lascerò circa 18-19 cm liberi, quindi senza cucire. Adesso prendete quindi il vostro ago da lana, inserite il filo e andiamo a cucire. Per eseguire le vostre cuciture inserite quindi il vostro filato all'interno dell'ago da lana. Dopodiché partite direttamente dall'angolo, quindi dall'inizio della vostra lavorazione, questo quindi è il punto spalla. Inserite l'ago prendendo le 2 costine interne, quindi le più vicine, e andate a eseguire 2 punti in modo tale da rendere ben saldo il primo passaggio. Tirate bene il filo, dopodiché andrete a cucire le maglie come si presentano, quindi prendendo sempre entrambe le costine interne sia del primo pannello che del secondo. Andate a cucire piano piano tutte le parti che ovviamente avete bisogno di cucire, quindi i 2 punti spalla e i fianchetti. Quando siete andati avanti con la cucitura e siete giunti praticamente alla fine, dove avete l'ultimo punto che dovete cucire, come abbiamo fatto all'inizio, fate anche qua la stessa cosa, quindi passate 2 volte all'interno dello stesso punto. Dopodiché andremo nella parte interna della lavorazione e nasconderemo le nostre codine.
Una volta che avrete quindi terminato di cucire, questo è l'effetto. Come vedete il lavoro è bello pulito, la cucitura neanche si vede. Quindi potete tranquillamente procedere in questo modo fino a cucire tutto il davanti e il dietro insieme. Dopodiché ci vediamo alla fine delle cuciture per vedere come si realizza la manica. Ho terminato di cucire tutte le parti, quindi le due spalle ed entrambi i fianchi. Adesso andiamo a fare la manica insieme. Io qua, come vedete, ne ho già realizzata una e andremo a realizzare davvero una manica molto semplice. Andremo a riprendere il nostro punto filet inserendo qualche fiorellino direttamente nel punto spalla. Quindi munitevi di uncinetto, eseguite il cappietto nel filato nuovo e adesso andiamo insieme a fare la manica. Eseguite quindi il vostro cappietto, dopodiché inseritevi nel primo punto disponibile. Questo è lo scalfo, quindi la parte dove c'è l'ascella. Vado ad inserirmi direttamente in questo punto. Anche se abbiamo la cucitura, non vi preoccupate, l'uncinetto passa tranquillamente. Quindi inserite il vostro cappietto in questo modo, dopodiché andate a chiuderlo. Io userò entrambi i fili in modo tale da dare maggior sostegno. Dopodiché con il filo di lavorazione, quindi lascio da parte la codina che andrò a cucire in seguito, vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2. La prima l'abbiamo già realizzata, quindi questo è il primo punto alto composto da 3 catenelle. Adesso devo fare le 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il punto alto sul punto alto sottostante in questo modo. Dopodiché ripeto quindi 2 catenelle, 1 e 2, punto alto su punto alto, 2 catenelle e punto alto. Vado a fare questo fino ad arrivare quindi al punto dove abbiamo la spalla in prossimità delle maglie alte, quindi nelle parti dove abbiamo le 3 maglie alte. Mi trovo in pratica in prossimità delle 3 maglie alte. Ho eseguito le 2 catenelle di separazione, quindi adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto nel primo punto alto delle 3 maglie alte, quindi lavoro il mio punto alto. Dopodiché 2 catenelle di separazione e adesso vedete che ho i gruppi di 3 maglie alte, vado a creare dei quadrati nuovi, quindi salto tutte queste maglie alte dentro in questo spazio e realizzo un punto alto. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto la cucitura delle spalle dentro in questo spazio e realizzo il mio punto alto. 2 catenelle e realizzo il punto alto nell'ultimo punto alto sottostante, quindi salto 1 e 2, nel terzo lavoro il mio punto alto ed ecco che abbiamo aumentato i nostri quadretti. A questo punto vado ad inserire un marcapunti in questo quadrato qua, praticamente nel quadrato che corrisponde alla cucitura della spalla, perché qui nel giro successivo andremo a realizzare il nostro fiore. Una volta quindi realizzati i quadrati sopra ai gruppi di punti alti, proseguiamo normalmente con il nostro giro, quindi 2 catenelle e lavoriamo i punti alti sempre sui punti alti sottostanti e andiamo avanti così fino ad arrivare in prossimità della chiusura del giro. Mi trovo in prossimità della fine del giro, ho realizzato l'ultimo punto alto, adesso come sempre realizzo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado ad eseguire l'ultimo punto alto in questo punto. Questo è il punto che abbiamo unito, quindi dove abbiamo cucito il davanti col dietro, però realizziamo un punto alto. Dopodiché per chiudere il giro, anziché fare 2 catenelle, siccome se facciamo 2 catenelle il nostro quadrato va notevolmente ad allargarsi, vado a realizzare una catenella sola, dopodiché mi chiudo nella terza catenella
del punto successivo con un punto bassissimo. Abbiamo terminato il primo giro della manica. Adesso andiamo a lavorare per il prossimo giro sempre i punti alti sui punti alti e le 2 catenelle di separazione. Quindi andiamo nuovamente a realizzare il giro a filet fino ad arrivare al marcapunti. Quindi mi alzo sempre con 3 catenelle che fungono da nostro primo punto alto, 2 catenelle di separazione e chiudo il punto alto su punto alto e abbiamo realizzato il primo quadrato e andiamo avanti fino, come ho detto, al marcapunti. Ho realizzato l'ultimo quadretto e mi trovo in prossimità del marcapunti, quindi vado a rimuoverlo, carico il filo sull'uncinetto e all'interno di questo quadrato lavoro il punto V, quindi entro dentro, punto alto, catenella e punto alto. E come abbiamo fatto per i pannelli andiamo a lavorare il nostro fiore. Quindi ruoto leggermente la lavorazione, vado all'interno dello spazio e cammino con un punto bassissimo, dopodiché realizzo il mio petalo, quindi 2 catenelle, 3 punti alti all'interno dello spazio, quindi 1, 2 e 3, e vado a chiudere il petalo, quindi 2 catenelle e punto bassissimo. E da qui procedo con la lavorazione degli ultimi 3 petali fino a terminare il fiore. Realizzato il fiore, come abbiamo fatto per i pannelli, catenella, filo sull'uncinetto, vado a spostare il mio fiore per liberare il punto alto sottostante e lo lavoro. Dopodiché procedo normalmente realizzando quindi il punto filet, quindi punto alto su punto alto separato dalle 2 catenelle. Vado avanti fino a terminare anche questo giro di lavorazione. Mi trovo in prossimità della fine del giro e, come abbiamo fatto nel giro precedente per chiuderci, realizzo solo una catenella, dopodiché entro nella terza catenella del punto successivo e mi chiudo con un punto bassissimo. Dopodiché per i prossimi 2 giri andrò a lavorare i punti come si presentano, quindi andrò a lavorare soltanto i quadretti. Come al solito, per alzarmi realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, chiudo il punto alto sul punto alto, 2 catenelle e punto alto, e vado avanti così per tutto questo giro e per il giro successivo, in modo tale quindi da realizzare i 2 giri a punto filet per i giri di assestamento. Nel giro successivo invece andremo a realizzare il punto filet sul punto filet e il fiorellino. Ho realizzato i 2 giri senza inserire il fiorellino, dopodiché per il giro successivo andremo a realizzare il giro con il fiore, quindi ho già posizionato il marcapunti al di sopra del fiore sottostante, quindi nel giro successivo lavoreremo il punto filet sul punto filet, quindi punto alto, sui punti alti sottostanti più le 2 catenelle di separazione, e arrivati al marcapunti andremo a realizzare il punto V per poi eseguire il fiore. Dopodiché andremo a realizzare nuovamente altri 2 giri senza inserire il fiore e finiremo con l'ultimo giro dove lavoreremo appunto il terzo e ultimo fiore. Ed ecco come si presenta la manica terminata. Come vedete ci sono i 3 fiorellini solo sul punto spalla. Se a voi invece vi piace l'idea di avere più fiori, potete andare a inserirli nella parte dove c'è la rete. Per quanto riguarda invece l'orlo, io lo lascerò così perché la maglia la voglio che sia corta. Se invece voi volete ulteriormente allungarla, andate come abbiamo fatto prima, vi agganciate in un punto qualsiasi dove abbiamo il punto alto, proseguite con la lavorazione quadrettata, dopodiché andrete a completare i quadretti sopra ai gruppi di 3 maglie alte, quindi andrete a lavorare il punto alto all'interno dello spazio. Se vi piace l'idea potete anche rifinire l'orlo con il punto granny. Adesso vi faccio vedere la blusa terminata e indossata dal manichino. Ed ecco il progetto terminato e indossato sul manichino.
Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi appuntamenti. Come sempre vi do un grosso abbraccio e vi aspetto per il prossimo tutorial. Ciao!